nel cuore delle Eolie. Abbiamo capito di esserci sbagliati. Sono esperienze che insegnano molto. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città abbiamo ceduto al richiamo della natura e siamo andati a vivere in barca. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per una nuova avventura ogni domenica. Nell'episodio precedente abbiamo affrontato l'insidioso stretto di Messina e siamo sfuggiti alle fauci di Scilla. Oggi la nostra odissea continua e siamo pronti ad avventurarci nei mari leggendari del regno di Eolo. In altre parole, andiamo alle Eolie. Abbiamo appena lasciato la nostra boa Scilla, fortunatamente le sue fauci non ci hanno inghiottiti e adesso siamo diretti verso le Eolie. Ho una bellissima visuale sullo stretto di Messina qui e non sappiamo ancora se andare a Vulcano o a Stromboli. Adesso aspettiamo le nuove previsioni per vedere se può andare bene andare a Stromboli e se possiamo avere 1 o 2 notti confortevoli lì, altrimenti faremo rotta su Vulcano. Sono nuove previsioni, è tempo abbastanza bella per andare a Stromboli. Se andiamo poi partiamo già domani a Lipari, perché poi arriva un vento dal nord-ovest che non è comodissimo. Quando il cielo è così limpido e il mare è calmo, può sembrare superfluo preoccuparsi del meteo e fare programmi. Ma non dimentichiamoci mai che Nettuno cambia umore in un secondo e soprattutto che questo è il temibile triangolo delle Eolie. Già, un po' come i Caraibi hanno il triangolo delle Bermuda, c'è chi sostiene che anche il Mediterraneo abbia un tratto che è da sempre avvolto nel mistero, e noi stiamo per entrarvi. E rispettosi del volere di Nettuno, cioè delle previsioni meteo, abbiamo rinunciato ad andare a Stromboli e deciso di fare rotta su Vulcano. Hai ancora fame? Sì, un po', direi, non so, banana. Una banana? Ok. Pensavo qualcosa di un pochino più... Va bene, mangio qualunque cosa. Banana, io faccio un altro panino, ho fame. Stiamo navigando a vela letteralmente nel cuore delle Eolie. C'è Stromboli qua dietro di me, poi si vede Salina, Panarea, Lipari e Vulcano su cui stiamo facendo rotta. E laggiù si vede anche un altro isolotto, non so se sia Filicudi. Condizioni perfette, solo vela, niente onda praticamente. Quando c'è vento ma non c'è onda è semplicemente il paradiso del velista. Questi mari, e soprattutto le nostre sorti, sono alla mercé di colui che ha il potere di governare i venti, e da cui le isole Eolie prendono il nome, il potente re Eolo. Oggi il grande sovrano sembra volerci favorire, proprio come aveva fatto con Ulisse. Eolo ci ha accolti cordialmente nel suo regno leggendario e ci ha consegnato una sacca che tiene prigionieri tutti i venti a noi contrari. Solo le brezze a noi favorevoli sono rimaste libere di soffiare e gonfiare le nostre vele. Ma dobbiamo stare molto attenti e custodire bene questo grande dono. Se osiamo sbirciare troppo dentro alla sacca dei venti, libereremo un mare di avversità. Cosa fai? Cosa fai? Sto leggendo, mi sto documentando su Vulcano. Dove andiamo? È l'isola dei morti e dei mostri, quindi dobbiamo fare attenzione. C'è il posto che fuma. Fuma sul cosa? vulcano. Marina di Vulcanello, da barca a vela Alba, cambio. Marina di Vulcanello è un grazioso approdo turistico sull'isola di Vulcano, gestito da persone gentili e accoglienti che ci hanno ospitati per 2 notti.
Vi è un pontile galleggiante con trappe di prua, un campo boe e la possibilità di noleggiare barche e gommoni e fare immersioni subacquee. Il marina ha anche una bella spiaggetta riservata ai clienti, attrezzata con sdraio e ombrelloni gratuiti. E poi c'è un'ampia area relax con divani e cuscini comodissimi immersi nella natura e con una vista strepitosa sul gran cratere. Ci siamo sistemati qui a Marina di Vulcanello, abbiamo ricevuto un'accoglienza strepitosa, gentilissimi, molto particolare, è immerso nella natura, un piccolo paradiso e andiamo a visitare questa zona qua di Vulcanello. E così, dopo aver percorso 40 miglia da Scilla, abbiamo messo piede sulla roccia nera della fucina di Efesto, cioè del dio qui chiamato Vulcano, signore del fuoco e della lavorazione dei metalli. Vulcano crea, fonde, distrugge e riforgia. Guardandoci intorno, possiamo notare come con queste sue abilità egli abbia plasmato la sua stessa fucina. L'isola su cui ci troviamo è infatti formata da almeno 4 vulcani: la Fossa, Vulcanello, Monte Aria e Monte Saraceno. Ma Efesto, con i suoi fedeli ciclopi, è di certo ancora al lavoro lì sotto. Dal cratere centrale e da altre zone dell'isola si sollevano fumarole sulfuree, segno della grande produzione nella fucina. E sulla spiaggia vicina al mare fuoriescono fanghi vulcanici caldi, forse scarti della lavorazione delle armi divine che hanno il potere di lenire le nostre sofferenze umane. C'è una puzza, un odore come uova marce. Tipo quelle. E lì c'è un... Cosa? guarda, Cosa c'è? mare. E quando cammino su questa terra incredibile, lo faccio a passo leggero, per non disturbare il dio che forse, rifugiatosi là sotto, non desidera ricevere visite. Ma spero che un giorno, in futuro, egli mi permetta di tornare a posare il piede nel suo regno, immergermi nei suoi fanghi e vedere più da vicino il gran cratere. Per questa volta, la sua furia mi ha impedito di fare tutto ciò. Ma sono pur sempre riuscita ad avvicinarmi ai suoi mostri, le creature che egli ha plasmato e posto a guardia dell'isola intorno a Vulcanello, in quella che si chiama proprio la Valle dei Mostri. E non vedo l'ora di scoprire quali forme assumerà e di quali colori si tingerà l'isola di Vulcano alla mia prossima visita. Hai visto l'aquila? Sì, è un'aquila, ma... Perché si dice che sia Zeus. allora sì. Allora stasera mangiamo il pesce che hai pescato oggi. Sì, infatti. Che pesce hai pescato? Le sarde. Le sarde, Buone. ah ecco, infatti. Buono. Infatti facciamo la pasta con le sarde. Ci siamo svegliati abbastanza presto, ma abbiamo dormito benissimo, veramente, io ho dormito come un sasso. Fortunatamente alla sera gli aliscafi, i traghetti smettono di andare avanti e indietro e quindi qua si sta veramente bene, un approdo sicuro e tranquillo. E stamattina ci siamo svegliati per la prima volta in questo periodo con un po' di frescura, siamo usciti fuori con la maglia nonostante ci fosse il sole, perché si vede che la stagione sta cambiando, siamo in autunno, c'è più umidità, c'è più freddo. Però abbiamo bevuto il caffè fuori e un'altra cosa strana che è successa è che mi è sembrato tantissimo di essere alle Galapagos. A marzo io e Mess siamo stati in Ecuador, alle Galapagos, tra le diverse isole, tra cui Isla Isabela, che è quest'isola super selvaggia, e Vulcano mi ricorda tantissimo Isla Isabela, la conformazione del luogo, un po' la vegetazione, il fatto che ci siano questi picchi vulcanici, anche Isla Isabela è formata da diversi vulcani, mi ha riportata un po' lì.
infatti mentre bevevamo il caffè qua fuori, da un momento all'altro mi aspettavo che sulle rocce vulcaniche sbucassero questi leoni marini, le iguane, mi sembra veramente di essere lì. Ma ovviamente quegli animali lì vivono ad altre latitudini. Abbiamo momentaneamente lasciato il nostro ormeggio a Marina di Vulcanello e adesso facciamo il giro completo 360 dell'isola di Vulcano, andiamo a esplorare un po' le calette della parte sud e della parte ovest. Oggi è la giornata perfetta per farlo, è bellissimo, è pazzesco, questa parte qui è proprio molto selvaggia, ma nonostante sia rocciosa e vulcanica, sulle vette più alte c'è vegetazione, cioè è molto più verde di quanto mi aspettassi, è veramente bello. Abbiamo preso un piccolo tonno, ma l'abbiamo buttato perché è troppo piccolo. Mi sembra che sopravviverà. Abbiamo pescato un altro pesce, questa volta un tonno alletterato molto piccolo, quello con i puntini sulla pancia, puntini neri, e l'abbiamo liberato perché si è praticamente sganciato da solo nel secchio, non ha perso sangue, era perfettamente integro, non era ferito ed era molto piccolo, quindi l'abbiamo liberato. Magari la prossima volta ci capiterà un pesce un po' più grande che riuscirà a sfamarci magari per 2 o 3 pasti e allora lo terremo ovviamente. Questa è la ragione per cui peschiamo, non è pesca sportiva, è pesca per mangiare, però se i pesci sono troppo piccoli non vale la pena ucciderli per mangiare poco, per avere solo un assaggio. Speriamo che le divinità del mare apprezzino i nostri sacrifici. Non voglio dirlo troppo forte, ma sembra che i venti contrari siano ancora ben imprigionati nella borsa che ci ha dato Eolo. Ce la teniamo stretta e speriamo che non scappino nei prossimi giorni. Ma mi sbagliavo, infatti, di lì a poco avremmo scoperto che il suo favore ci avrebbe presto abbandonati. Il vento è un po' diverso dalle previsioni. Sì. Non ci fermiamo. No, Facciamo il giro dell'isola. Ci siamo rilassati un po' nell'area relax del marina, è bellissimo perché si può vedere il tramonto, si ha una bellissima vista sulla baia e si può anche guardare la barca. E adesso siamo tornati qui in barca, sistemiamo un po' di cose, facciamo le pulizie, riempiamo l'acqua, carichiamo tutto. Mess sta sistemando un po' di cose fuori e io faccio un po' di meal prepping, quindi preparo un po' di cibo per i prossimi giorni, così invece di utilizzare il gas utilizzo un po' la piastra a induzione. Sarebbe stato bello mangiare un bel pesce pescato oggi, ma come sapete ne avevamo pescati 4 in totale e li abbiamo lasciati tutti andare. Stavano ancora tutti benissimo ed erano troppo piccoli, meglio che crescano e poi che con la vita di un pesce solo si sfamino tante persone. E quindi stasera preparerò gli hamburger senza carne. Ultimamente mi sono cimentata in ricette nuove preparabili con ingredienti comuni in barca. Al di là delle preferenze alimentari, la carne non è proprio un buon alleato in barca, perché è molto difficile conservarne la freschezza e quando si può mangiare un pesce appena pescato ogni tanto, sembra assurdo andare a comprare della carne che arriva da chissà dove, con tanto di imballaggi. In mancanza di pesce, provo a cucinare molti legumi che si possono conservare facilmente e a lungo in barca e mi ingegno per renderli appetitosi in diversi modi. E questo hamburger, anche a detta di Mess, non aveva nulla da invidiare a quello del pub. Seguitemi su Instagram nei prossimi giorni e vi condividerò la videoricetta completa con tutte le dosi. Cosa fai? Ti rilassi? Sì, molto. È un appuntamento quando sei in vacanza, no? Con il tuo fidanzato in barca, dici che bello andare in barca a vela, la serata fuori e poi commentare il meteo.
E poi è bello perché passi un'intera serata a fare dei piani e dire va bene, allora il vento arriva di qua, allora domani andiamo lì con l'ancoraggio, poi 12 ore dopo arrivano le previsioni aggiornate e devi cambiare totalmente piano. Però è bello, sono esperienze che insegnano molto. Hai dormito? Abbastanza, no, poteva essere peggio. C'era un po' di vento, un po' di movimento. Ho bisogno di un caffè. Mi sa che i venti contrari che il dio Eolo ci ha dato dentro la borsa si sono liberati, perché qua c'è un turbinio. Tu hai dormito? Un po', non male. Così siamo dovuti partire, con la paura di non avere più il sovrano dei venti dalla nostra parte. Però, mentre lasciavamo il regno di Efesto per tornare in quello di Eolo e Nettuno, abbiamo capito tutto. Abbiamo capito di esserci sbagliati. A volte ci può sembrare che le circostanze giochino a nostro sfavore, che gli dei abbiano ordito un complotto contro di noi per mandare a monte tutti i nostri piani. Ad esempio, quando vogliamo fare rotta su Stromboli, ma le onde di Nettuno ci obbligano a deviare su Vulcano. E allora approdiamo nel regno di Efesto, per poi scoprire di non poterci avvicinare alla fucina del dio e dover rinunciare a salire sul gran cratere e a immergerci nei fanghi. E poi allora, non appena abbiamo adattato i nostri piani alla situazione, ecco che i venti a noi contrari si liberano dalla sacca di Eolo e scombussolano ancora una volta i nostri programmi. E in tutto ciò magari facevamo conto di mangiare un pesce pescato da noi, ma dobbiamo ingegnarci per trovare un'alternativa con il cibo in scatola. Cari amici, tutti noi sappiamo che queste cose sono all'ordine del giorno, non solo in barca, ma anche in casa, sul lavoro e in qualunque altra situazione. Ma noi abbiamo un grande vantaggio sulla sorte nostra nemica. Noi possiamo scegliere come affrontarla. Quando il destino ci concede solo una mano di carte sfavorevoli, noi abbiamo sempre il grande potere di giocarle come meglio riteniamo. E la vincita potrebbe essere molto più grande di quello che pensiamo. E allora mi viene da dire che l'ira di Nettuno è un'invenzione, che a Efesto non importa di noi visitatori e che nell'otre di Eolo non c'è nessun vento contrario. Le avversità non esistono in quanto tali, ma solo come proiezione del nostro giudizio e delle nostre aspettative disattese. Non è facile accettare tutto quello che ci capita, non siamo fatti per essere così passivi. Però, quello che possiamo fare è trasformare le difficoltà in occasioni di crescita e diventare i veri fautori del nostro destino. Dobbiamo imparare ad adattarci, ad essere flessibili e a trarre il meglio da ogni circostanza avversa. Questo è il segreto. Forse così facendo non raggiungeremo velocemente i nostri obiettivi, ma nelle nostre peripezie vedremo luoghi incredibili, faremo incontri inaspettati e, un po' come Ulisse, diventeremo gli eroi del grande viaggio della nostra vita. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui approderemo a Lipari e io stessa farò difficoltà a mettere in pratica le mie riflessioni.